Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul canale dell'Uncinetto d'Argento. Oggi un piccolo video a tema natalizio. Nell'ultimo periodo, soprattutto sul mio profilo di Instagram, mi avete chiesto di creare dei tutorial a tema Natale, includendo in particolare il fiocco di neve, ma io non volevo fare il classico centrino, volevo fare un qualcosa di un po' diverso, ma soprattutto di mio. Quindi mi sono messa lì con il mio filato che avevo in casa e ho creato questa sorta di fiocco di neve in stile Granny. All'inizio, mentre lo progettavo, immaginavo semplicemente la classica decorazione da appendere all'albero, però ho visto che con filati un pochino più importanti può essere anche un bellissimo sottobicchiere, oppure fatto in una versione molto più grande un centro tavola, oppure potremmo realizzare probabilmente in futuro insieme una serie di mattonelle con questa lavorazione e creare poi una copertina a tema invernale, e penso sinceramente di fare proprio un tutorial di questo tipo. Per realizzare questo fiocco non ci serviranno grandissimi materiali perché può essere fatto con qualunque tipo di filato, ovviamente adattando il numero di uncinetto, e soprattutto vedrete è un tutorial adatto anche per principianti perché utilizzeremo semplicemente la tecnica del cerchio magico, le maglie alte e le catenelle, veramente semplicissimo e soprattutto molto veloce da fare. Come sempre vi ricordo che se avete dei tutorial che volete vedere in particolare qui sul canale o degli approfondimenti, potete lasciarmi i vostri suggerimenti in un commento qui sotto il video e poi cliccando direttamente sopra il titolo di questo video vi si aprirà un box informazioni dove troverete l'elenco di tutti i miei profili social, Facebook e Instagram, il sito internet sui quali potete scrivermi per propormi nuove idee. Andiamo quindi a iniziare insieme il nostro progetto. E come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi video. Per realizzare il mio fiocco di neve io sto utilizzando del filato che avevo in casa, della lana pura, e l'uncinetto numero 4 della Prim. Come vi ho detto prima, potete realizzare questo progetto con qualunque tipo di filato, adattando sempre il numero di uncinetto. Avviamo il nostro fiocco utilizzando la tecnica del cerchio magico. Per chi non sapesse come si fa, si mette il capo del filo attraverso la mano, il filo proveniente dal gomitolo passa intorno alla nostra mano in questo modo, con la punta dell'uncinetto andiamo al di sotto di questo cerchio, prendiamo il filo proveniente dal gomitolo e lo passiamo sotto. In questo modo avremo un'asola. Prendiamo poi il filo proveniente dal gomitolo e lo giriamo intorno all'uncinetto, chiudendo il tutto come se fosse una maglia bassissima. In questo modo. E abbiamo così creato il nostro cerchio magico. All'interno di questo cerchio dovremo realizzare 6 punti alti. La prima maglia alta verrà sostituita da 3 catenelle iniziali che andiamo a fare adesso. Le maglie alte successive, che saranno 5, dovremo lavorarle all'interno del cerchio. Quindi mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo al di sotto del cerchio, prendiamo il filo e lo portiamo fuori e realizziamo una maglia alta chiudendo le prime 2 asole e le ultime 2. Ripetiamo questo passaggio per 5 volte. Abbiamo così realizzato 5 maglie alte e 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta per un totale di 6 punti. Andiamo adesso a tirare la codina del nostro cerchio. In questo modo giriamo leggermente il nostro lavoro. Andiamo adesso ad entrare con il nostro uncinetto nella terza catenella che abbiamo fatto per sostituire la prima maglia alta. Entriamo con l'uncinetto e chiudiamo il tutto a maglia bassissima. E abbiamo così realizzato il centro del nostro fiocco di neve. Cominciamo questo giro con 3 catenelle. Queste 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta dei punti che andiamo a realizzare adesso. Con il filo sull'uncinetto rientriamo all'interno della stessa maglia di base e realizziamo una maglia alta. Facciamo poi una catenella e realizziamo 2 maglie alte nella maglia successiva.
e lavoro 2 maglie alte. Faccio una catenella e mi sposto a lavorare 2 maglie alte nella maglia successiva. Quindi per tutto questo giro i passaggi che devo ripetere sono questi: fare una catenella di separazione e in ciascun punto lavorare 2 maglie alte. Realizzando così un aumento, e tra un aumento e l'altro c'è sempre una catenella di separazione. Realizzo quindi l'ultimo gruppo di 2 maglie alte nell'ultimo spazio disponibile, faccio la catenella di separazione e vado a chiudere questo giro entrando con l'uncinetto nella terza catenella che abbiamo fatto a inizio giro e chiudendo il tutto con una maglia bassissima. E abbiamo così realizzato il primo giro di lavorazione. Proseguiamo con il secondo giro avviando 3 catenelle. In questo giro andremo a realizzare i nostri punti all'interno dello spazio che abbiamo creato realizzando la nostra catenella di separazione tra i nostri aumenti. Vedete che qui c'è uno spazio, 2 maglie alte uno spazio, 2 maglie alte uno spazio e così via. Mettiamo il filo sul nostro uncinetto e all'interno del primo spazio andiamo a lavorare questo gruppo di punti. 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte sempre nello stesso punto. Senza fare catenelle di separazione andiamo ad entrare direttamente nello spazio successivo e ripetiamo il gruppo di punti. Quindi realizziamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto. Proseguiamo nello spazio successivo ripetendo lo stesso gruppo di punti e così via fino alla fine del giro. Arrivati al termine del giro andiamo a lavorare nell'ultimo spazio 2 maglie alte, le 2 catenelle e una sola maglia alta. Realizziamo una maglia alta singola perché abbiamo già all'inizio del nostro giro 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta, quindi entriamo direttamente nella terza catenella e chiudiamo il tutto con una maglia bassissima. E abbiamo così completato anche questo giro. Per il giro successivo dobbiamo andare a lavorare questa volta non più tra gli spazi, tra i gruppi di punti, ma all'interno dello spazio che si è creato tra le 4 maglie alte. Ricordate che abbiamo realizzato 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Andiamo a lavorare nello spazio creato tra le 2 catenelle. Per fare questo dobbiamo iniziare il nostro giro realizzando delle maglie bassissime fino ad arrivare proprio a questo spazio. Quindi entriamo nei punti successivi e lavoriamo delle maglie bassissime. 1 e 2. Realizziamo un'ultima maglia bassissima all'interno proprio dello spazio, dopodiché facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta,
un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione e altre 2 maglie alte sempre nello stesso punto. Il blocco di punti che abbiamo fatto all'inizio di questo giro è lo stesso che abbiamo fatto nel giro precedente, ma questa volta per arrivare da uno spazio all'altro dobbiamo fare delle catenelle di separazione. Quindi facciamo 2 catenelle e ci spostiamo tra questo gruppo di 4 maglie alte, realizzando lo stesso gruppo di punti composto da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto. Facciamo poi le 2 catenelle di separazione e ci spostiamo a lavorare nel punto successivo. E facciamo questo fino alla fine del giro. Lavorato l'ultimo gruppo di punti nello spazio disponibile, facciamo 2 catenelle e chiudiamo questo giro con una maglia bassissima nella terza catenella che abbiamo fatto a inizio lavoro. Quindi entriamo qui e facciamo una maglia bassissima. E abbiamo così terminato anche questo giro. Per il giro successivo dobbiamo andare a lavorare nuovamente all'interno degli spazi che abbiamo creato qui tra i gruppi di maglie alte. Quindi andiamo a lavorare maglie bassissime per 1, 2 e 3 volte direttamente nello spazio. Facciamo poi 3 catenelle e dobbiamo ripetere gli stessi passaggi che abbiamo fatto nel giro sottostante, ma questa volta aumentiamo il numero di maglie alte. Lavoriamo altre 2 maglie alte nello stesso spazio facciamo le 2 catenelle e 3 maglie alte sempre nello stesso spazio. Facciamo le 2 catenelle di separazione e ci spostiamo nello spazio successivo, lavorando 3 maglie alte, due catenelle e 3 maglie alte di nuovo nello stesso punto. Proseguiamo in questo modo fino alla fine del giro. Arrivata al termine del giro non mi resta che fare le ultime 2 catenelle di separazione e chiudere come sempre con una maglia bassissima nella terza catenella che abbiamo fatto all'avvio del giro. E il nostro fiocco è terminato. Ovviamente ci sarà poi da tagliare il filo proveniente dal centro del lavoro qui in basso e il filo in eccesso nella parte superiore. Se realizzate il fiocco da appendere direttamente all'albero, non dovete far altro che lasciarvi un pochino di cappio, fare un nodino e avrete già il filo per creare la vostra decorazione. Siamo quindi arrivati alla fine anche di questo velocissimo video tutorial natalizio che io spero vi sia stato di ispirazione. Avete visto come cambiando semplicemente il numero di uncinetto e il tipo di filato il nostro progetto cambia aspetto. Qui ho utilizzato un filo molto sottile e un uncinetto numero 3, mentre qui un filato un pochino più grande e un uncinetto numero 4. Entrambe si prestano benissimo a essere decorazioni natalizie. Per il sottobicchiere forse vedrei meglio la versione più piccolina, mentre la grande forse si presta un pochino di più a diventare una piastrella per la nostra copertina. Però comunque sono entrambi 2 versioni molto belle a mio parere e soprattutto molto facili da realizzare, l'avete visto insieme a me.
Quindi spero che questo progetto vi sia piaciuto, se così vi invito a lasciarmi un bel pollice in su e ovviamente ad iscrivervi al mio canale. Vi ricordo che se avete delle richieste particolari potete sempre lasciarmi un commento sotto il video oppure trovarmi su tutti gli altri miei social. Perciò con il mio fiocco di neve Granny vi auguro come sempre buona creatività e ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao!